Oggi vi invito a seguirmi e faremo un test sull'ansietà. È uno stato di solito di affannosa incertezza, di trepidazione, di apprensione. L'ansietà è un termine usato per descrivere una sensazione che si prova di fronte a una minaccia, a un pericolo quando si è stressati. Facciamo insieme a questo punto un test. Io vi mostrerò alcuni disegni e mi dite quello che più vi colpisce, quello che maggiormente anche voi magari tendete a fare quando siete in uno stato tipo a volte al telefono, quando state pensando. E questo per esempio è uno dei disegni che spesso vengono fatti incrociando dei tratti orizzontali e dei tratti verticali. Un altro disegno, per esempio, è questo, con maggiore irregolarità, vale a dire le linee non sono così precise, non sono così perpendicolari tra di loro e c'è questa sorta di imprecisione. Un altro tipo di disegno che si tende a fare è quello di iniziare una spirale un po' in questo caso ondulata, si possono anche eventualmente sovrammettere in dei punti il tratto e questo è anche un'altra espressione ancora, oppure fare delle spirali perfettamente circolari e perfettamente distanti l'una dall'altra i tratti. Possiamo vedere comunque ancora un'altra tipologia e poi mi dite in quale di queste vi riconoscete. Fare delle semplici spirali staccate, molto più piccole, diciamo dei motivi circolari ondeggianti. Altro, diciamo, elemento espressivo che spesso viene fatto è fare una sorta di quadrati, incasellare le cose, cercare, vedete, di fare un tratto che predilige, diciamo, quadrati, forme geometriche, anche sovrammesse l'una all'altra. Sicuramente poi vi spiegherò ognuno di questi qual è la sua caratteristica principale. Altro, intrecciare un po' la spirale andando a formare magari un fiore, una rosa, qualcosa diciamo di più, tra virgolette, artistico o lavorando un po' più liberi. Altro invece elemento potrebbe essere quello di tracciare delle linee verticali irregolari, più alte e più basse. Andiamo ora a rivedere un pochino tutti questi segni per capire in base al disegno che anche ti è piaciuto di più che ho fatto, determina sicuramente la tua ansietà. Andiamo a numerarli uno per uno e poi stai ben attento perché ti indicherò il tuo significato legato al disegno scelto. Se hai scelto il numero 1, significa che la tua mente è in un certo senso costantemente attiva, però è spesso intrappolata in degli schemi di pensiero che sono spesso ripetitivi e tendi anche al perfezionismo e esigi molto da te stesso e hai molta difficoltà a lasciare il controllo, a sentirti in un certo senso libero. Se invece il disegno che prediligi è il numero 2, è quello diciamo legato a questi segni meno precisi, il significato è che senti che tutto secondo te è fuori posto, che niente quadra e quindi la tua ansia in un certo senso nasce proprio da un caos, dalla mancanza di struttura o un'incertezza che è secondo te costante. Se invece prediligi il terzo disegno o tendi a farlo, che è una sorta di spirale irregolare, significa che hai una profonda sensibilità emotiva. Di solito tendi a assorbire lo stress, anche quello degli altri, e questo in un certo senso ti sovraccarica di lavoro. L'ansia però è più legata alle emozioni interiori. Se invece
riesci a realizzare anche senza pensare o prediligi questa sorta di spirale regolare, il significato è che ha la tendenza a pensare un po' troppo, a girare sempre sulla stessa cosa e la tua ansia in realtà è più mentale che emotiva. Pensi troppo praticamente quasi sempre prima d'agire. Andiamo poi a considerare appunto le altre. Se vedi i tratti, questi irregolari, queste forme un po' sinuose irregolari, il significato di questo è legato al fatto che hai una mente molto creativa, ma un po' dispersa. L'ansia si manifesta quando ci sono troppe idee, ci sono tanti stimoli in contemporanea e quindi che non riesci a gestire, hai difficoltà quindi a concentrarti. Se invece prediligi la forma numero 6, questa con tutti questi quadrati un po' incasellati e sovrammessi, il significato è che sei molto analitico, ma quando tutto si confonde o diventa disorganizzato, questo ti genera molta ansia. Arriviamo anche al 7, in questa sorta di disegno che partiva dal centro e poi si allarga a formare quasi un fiore. Il significato legato a questi tratti è un'intensa ansia. Puoi sentirti veramente intrappolato nei tuoi stessi pensieri, nelle tue stesse emozioni. Questo disegno rappresenta proprio il panico, il blocco mentale, una sorta di crisi. Mentre se ti riconosci nell'ultimo disegno, in questo contratti alti e bassi, vivi in un certo senso con un'ansia che va su e giù, come una montagna russa, no? Hai momenti sicuramente di tranquillità, ma poi anche dei picchi intensi, a volte senza preavviso. Spero che il mio test di ansietà ti sia piaciuto e ora ti mostro i segni che faccio invece generalmente io e sono appunto i seguenti. Tendo a fare queste spirali o forme morbide. Se sei interessata ad altri video, test o particolarità, seguimi perché scoprirai sul mio canale che puoi veramente trovare tante cose. Innanzitutto ti invito a iscriverti al mio canale, a sostenerlo, puoi continuare così a scoprire, a imparare a condividere l'arte, le tecniche artistiche. Considera che ogni mio video short ti farà imparare qualcosa di nuovo, di concreto, ti farà rilassare, ti ispirerà e ti motiverà. Ciao ciao!